Bentornati sul canale di Anime del Mondo, io sono Alex e come sempre questo è il canale per voi creativi e creative e oggi abbiamo spostato un po' l'inquadratura, siamo più nella zona colore del mio studio, ma parliamo di quello che avete già letto nel titolo, quindi parliamo di aerografi. Argomento un po' spinoso è quello degli aerografi, perché qualcuno li odia, qualcuno li ama, qualcuno non sa come approcciarsi a questo attrezzo. Oggi vi faccio vedere quelli che sono, diciamo così, in commercio, i più diffusi e quelli che potrebbero fare al caso vostro oppure no. Ricordatevi però che l'aerografo, purtroppo o per fortuna, è un attrezzo talmente bello che però ti può mandare, ti può farlo odiare, perché usandolo ti rendi conto che tra la manutenzione, tra quello che ci puoi fare e quello che non ci puoi fare, tra imparare ad usarlo, insomma ci sono delle cose che bisogna sapere e adesso ne parliamo subito e ve li faccio vedere subito. Partiamo così. Allora, cominciamo col dire che ci sono vari tipi di aerografo. Quelli più, diciamo così, importanti, quelli che si usano di più, sono i singola azione e i doppia azione. I doppia azione sono quelli che hanno due funzioni doppia azione. Il singola azione va da sé, quello che insomma non ha quello che non ha il primo ha il secondo, quindi una singola azione. Questo è uno dei tanti, ma ce ne sono tantissimi in commercio. Qualcuno ve lo faccio vedere in questo video. Allora, questo è un singola azione, un po' particolare perché è fatto a pistola, però è comunque nella categoria aerografi perché ha anche questa ghierina che serve per regolare il flusso di colore, cosa che altri hanno ma in un altro modo. Quindi con questa rotellina, nel caso di questo modello, comunque tutti i link ve li lascio qua sotto in descrizione, non vi preoccupate, e seguitemi fino alla fine perché ci sarà poi quello che vi consiglio di più e quello che vi consiglio di meno, quindi state lì. Allora, questa rotellina, dicevo, è quella che regola il flusso del colore che esce dall'ugello, dallo spillo che ha dentro ogni aerografo. Non tutti ce l'hanno qua dietro, qualcuno ce l'ha qua davanti, insomma ce ne sono di vari tipi, ma questo è un singolo azione, quindi premi e vai e spruzza, è un po' come una pistola a spruzzo. Oltretutto questo tipo di aerografo ha questo serbatoio che in questo caso ha un semplice tappo, che è un tappo per non far uscire il colore, ma comunque è un tappo che adesso non viene via. Ok, perfetto. Vedete, è un semplice tappo che chiude questo, ma è forato per far uscire l'aria e quindi non provocare compressioni del colore all'interno. In questo caso questo tipo di serbatoio si può togliere, si può svitare, se ne possono avere più di uno per comodità, perché magari volete cambiare colore in corsa o cose simili, ma questo è un singolo azione, spruzzate, quello che viene fuori, non potete calibrare niente se non con questa rotellina ed è più indicato per campiture molto grandi o comunque più grandi del normale di un semplice modellino, per capirci. E questo è il singola azione, è un modello come tanti, gli aerografi normali sono bislunghi, adesso ve li faccio vedere, però questo è un singola azione, quindi da usare per campiture così omogenee a cui non c'è bisogno di fare sfumature o cose simili. Andiamo avanti e vi faccio vedere questo aerografo che è in sostanza una media marca, che in realtà questo aerografo con cui iniziai un po' di tempo fa ad aerografare lo trovai, pensate un po', in uno di quei brico, non faccio nomi, però è uno di quei brico con il simbolo verde triangolare, avete capito? E mi sono stupito, un po' era in offerta e l'ho preso per quello, per avere un muletto, e poi invece mi sono stupito perché ci ho lavorato benissimo. In questo caso il serbatoio è qua sopra, contiene poco colore, però quello che serve. Perché è quello che serve? Non ne serve avere tanto, soprattutto quando dovete fare sfumature o comunque cose piccole.
questo è più che sufficiente come serbatoio. In questo caso abbiamo un doppia azione. Questo doppia azione vuol dire che con questa rotella andate a regolare lo spillo, quindi quello che avete qua in centro, c'è uno spillo che si ritrae quando voi andate a schiacciare, e ovviamente c'è anche, diciamo così, è una regolazione fine più che regolazione dello spillo, è una regolazione fine perché con questo potete, schiacciando, andare a regolare il flusso d'aria e tirando indietro andate a regolare il flusso di colore, quindi questa è la doppia azione. Questo è uno degli aerografi, diciamo, base di doppia azione, quindi avete una regolazione che appunto è quella dello spillo, questo qua dietro, semplicemente per regolare lo spruzzo minimo, ecco, che non vi tappi praticamente, a meno che non lo vogliate, che non tappi completamente lo spillo. Quindi se io schiacciassi ora con l'aria avremo anche lo spillo, che in questo caso è tutto chiuso, ma perché l'ho pulito recentemente. Essendo tutto chiuso uscirebbe solo aria, non uscirebbe colore. Questo è un classico doppia azione e lo mettiamo qua. Poi abbiamo un aerografo che, diciamo così, vi fa un po' svenare, ma se questo è già di media qualità e vi fa lavorare bene, con questo lavorate ancora meglio. Però ci sono da fare dei però. Se con questo andate a spendere tra i 15 e i 30 euro, più o meno, con questo andate a spendere più o meno dai 50 ai 70 euro, dipende sempre, è una media cosa. Con questo invece, che è una marca un po' più blasonata, è un Iwata per essere precisi, che io tengo come l'oro, come vedete è splendente perché lo tengo benissimo. Con questo tipo di aerografo avete un sacco di regolazioni, è sempre un doppia azione, nel senso che ovviamente scegliete voi quello da fargli fare. In questo caso io l'avevo bloccato perché non lo stavo usando più di tanto e quindi l'avevo pulito, però potete fare un sacco di cose. Questo Iwata è fantastico perché ha una regolazione qua dietro, per cui vi permette di calibrare sia la distanza che mettete dello spillo, quindi la distanza e l'apertura dello spillo, sia poi avete anche questa regolazione che serve per calibrare il flusso del colore che scende, quindi avete una sorta di doppia regolazione che però è comunque sempre un doppia azione, e quindi insomma vi permette di fare tutto ciò che volete. Con questo fai di quelle cose incredibili. È uno 0,25 come misura di spillo, perché ci sono anche le misure. Questo invece, se non sbaglio, è uno 0,3 e questo invece è uno 0,4 che vedo anche solo da qua, non me lo ricordo, ma mi ricordo che avevo uno 0,4, quindi è questo lo 0,4 di spillo per campiture più grosse appunto. Mentre con questo Iwata devo dire che è una cosa spettacolare lavorare, soprattutto cosa vi posso consigliare, o meglio vi dico quello che non vi consiglio. Questo è un Iwata, diciamo che va di qualche tempo fa oltretutto, ma va dai 250 ai 350 euro, dipende dal modello, ma questo modello non mi ricordo come si chiama, ce ne sono tanti, vi lascio comunque tutti i link in descrizione. Però è una cosa molto più professionale, l'Iwata è tra quelli che insomma sono riconosciuti anche dai professionisti che fanno solo questo, che aerografano soltanto, quindi sappiate che costa veramente tanto. Non ve lo consiglio come primo aerografo. Soldi spesi bene, vi durerebbe un sacco, ma c'è anche da fare la manutenzione ed è una cosa che purtroppo scoraggia, e se lo prendete per iniziare e poi vi scoraggiate avete buttato via 250-350 euro, capite che non è il massimo della vita. Quello che invece vi sconsiglio, seppur a doppia azione, è questo tipo di aerografo che non differisce molto dagli altri, a parte avere il cappuccio, ma che non cambia molto. Non ve lo consiglio perché, pur essendo doppia azione, quindi anche lui con la minima regolazione, addirittura qua hai la regolazione
della fermata corsa dello spillo, però hai questo serbatoio fatto in questa maniera, quindi quello che si attacca sotto. Io non li ho mai sopportati, non mi piacciono, non sono così affidabili come pensate. Preferisco quelli con la cascata, col colore a cascata, perché tante volte non prendono l'aria bene, non spruzzano bene, non riescono a prendere magari il colore bene e non lo prendono tutto, perché qua dentro, non so se riuscite a vedere, ma c'è una cannuccia che va a prendere il colore e non lo prenderà mai tutto, quindi avrete comunque sempre o più o meno uno spreco di colore, quindi non ve lo consiglio. Io questo ce l'ho proprio come muletto, uno di tanto tempo fa, che poi non ho quasi mai usato, se non in pochissime volte, per provarlo e vedere come funzionava, ma non ve lo consiglio. Io ve lo lascio comunque in descrizione, ma non ve lo consiglio, ve lo dico prima. Costa poco, perché costano poco di solito questo tipo di aerografi, ma non ve lo consiglio proprio. Quindi, detto questo, ed avendo qua tutti i miei aerografini belli puliti, tra l'altro stavolta li ho puliti apposta per fare il video, perché erano osceni e quindi era meglio fare un po' di pulizia, cosa che non ho fatto per l'altro accessorio, perché non è che è finita qui, assolutamente no. Oltre a questo, che è la parte principale, quindi quella che vi serve per colorare, per dipingere, abbiamo bisogno del suo, come si può dire, del suo motore, del suo, si chiama compressore, ma è la sua anima sostanzialmente, che è una cosa di questo tipo qui. Spero la vediate, intanto sbattuto, ovviamente pieno di polvere, perché ragazzi, o pulivo una cosa o pulivo l'altra, non ne avevo il tempo. Questo è un compressorino classico, normale, se non ricordo male l'avevo pagato anche poco meno di 100 euro in offerta, ma molto tempo fa, e si vede. Ha un flow di 23 litri, quindi insomma una cosa giusta, abbastanza giusta. È un raffreddamento ad aria. Se non fate tante cose, io per esempio in laboratorio ho quello un po' più professionale con il bagno d'olio eccetera, ma ha bisogno di più manutenzione. Questo ad aria non ha bisogno di grandi manutenzioni, e avete da questa parte, come vedete, lo scotch addirittura, e avete da questa parte questo che sarebbe una sorta di filtro che serve a non far prendere la condensa e non farla entrare nell'aerografo mentre sparate il colore, quindi quelle micro goccioline d'acqua che possono impestare tutto il colore. Quindi anche questo è un accessorio, tra virgolette, che dovete avere se usate degli aerografi o volete usare degli aerografi. Quindi mettete in conto che ci vuole l'aerografo di un tipo qualunque, di quello con cui magari vi trovate bene, ma vi consiglio di partire da un aerografo base che costa poco, perché poi c'è la manutenzione e dovete cercare di imparare anche quella, altrimenti l'aerografo dopo 2 volte, se non la prima, lo buttate via perché si incrosta tutto. Quindi abbiamo il compressore, abbiamo i nostri aerografi, spero si vedano, anzi lo mettiamo qua così si vedono anche tutti, e quindi abbiamo già un'idea di quello che vi posso dire ora. Un po' ve l'ho detta: se volete iniziare a imparare a usare l'aerografo dovete imparare soprattutto a smontarlo e tenerlo in ordine, perché sono le due cose principali che anche un aerografo, non dico di bassa qualità, di media qualità, proprio per non andare a prendere cinesate, scusate il termine, però tutti hanno bisogno di manutenzione. Se non c'è la manutenzione è difficile che poi vada a fare il suo lavoro bene. Soprattutto ne prendo uno così a caso, in questo caso ovviamente tutte le parti si possono smontare. Questo che è l'ago sicuramente non lo vedrete, ma dovete stare molto attenti alla punta del lago, deve essere pulita e deve essere sempre dritta. La protezione qua c'è soprattutto per quello, per andare a parare i colpi che potrebbe prendere la punta. Ovviamente una parte di questo beccuccio insomma viene data per diciamo dirigere meglio il vostro flusso di colore, ma dovete stare molto attenti alla punta, al lago che c'è nell'aerografo, altrimenti se si storta
avete finito, dovete comunque cambiarlo. Pezzi di ricambio ci sono per qualsiasi aerografo, alcuni vanno bene per tutti, alcuni vanno bene solo per alcuni, ma io vi lascio tutto in descrizione. Considerazioni finali? Esatto, quello che vi ho detto prima. Se dovete prendere un aerografo non spendete tantissimo, se è il vostro primo aerografo soprattutto, perché potreste pentirvene. Detta così sembra brutta, ma potreste pentirvene. Potrebbe essere che vi rendete conto che il lavoro da farci dietro è tanto, che non c'è solo il prendi, metti colore e spruzza, ma c'è anche tutta la pulitura che serve all'aerografo per lavorare sempre bene, quindi con alcol piuttosto che acetone. Ci sono tanti modi per pulirlo, ma bisogna smontarlo ogni volta perché è meglio, quindi le parti principali vanno smontate, soprattutto l'ago fatto e pulito bene, stando molto attenti a non piegarlo, quindi c'è da farci un pensiero. Io vi dico, spendete il meno possibile all'inizio se non ce l'avete. Se invece avete già un po' di dimestichezza, avete comunque lavori da fare che vi richiedono sempre l'aerografo, quindi lo usate costantemente, allora il passaggio da fare da un mediocre a uno buono, a mio avviso, per la mia esperienza, è sicuramente di passare a un Iwata, che tra peso, che in questo caso è un po' pesante, ma è uno dei primi modelli di qualche tempo fa, insomma, che però permette di avere veramente un lavoro perfetto, perché tra la pesantezza sua e la precisione che ha è veramente qualcosa di pazzesco. Secondo me è il non plus ultra. Ho provato anche altri aerografi, ma sinceramente mi sono trovato benissimo con questo Iwata. Che dirvi, siamo arrivati alla fine. Se avete domande, mi raccomando, scrivetemi qua sotto, quindi non vi preoccupate, rispondo a tutti sempre come al solito, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Che dire, siamo arrivati? Sì. Da Anime dal Mondo e da Alex è tutto, al prossimo video, ciao!